Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 26 della nostra serie Quiz Patente B. Anche oggi affronteremo altre 30 domande, ognuna seguita dalla risposta corretta e da una spiegazione chiara e facile da capire, per aiutarvi a prepararvi al meglio per l'esame di teoria. Se siete nuovi sul canale, iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete il video e scrivete un commento. Restate fino alla fine e mettetevi davvero alla prova. Cominciamo! Tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minor consumo di carburante. Falso. Tenere aperto il tettuccio scorrevole non riduce il consumo di carburante. Durante la marcia, soprattutto a velocità medio-alte, l'apertura del tettuccio peggiora l'aerodinamica del veicolo e provoca turbolenze nell'abitacolo, aumentando la resistenza all'avanzamento. Per contenere i consumi è quindi preferibile mantenere chiusi il tettuccio e i finestrini, in particolare quando si viaggia più velocemente. Durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento ed inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità. Vero. Durante la sosta il veicolo deve essere lasciato in condizioni di completa immobilità. L'azionamento del freno di stazionamento impedisce spostamenti accidentali, mentre l'inserimento del rapporto più basso del cambio aggiunge un'ulteriore sicurezza meccanica contro il movimento del veicolo. Questo accorgimento è particolarmente importante quando la strada presenta pendenza, situazione nella quale occorre adottare ogni misura idonea a evitare che il veicolo possa mettersi in movimento da solo. Il casco integrale è inutile se si circola a bordo di un ciclomotore a due ruote. Falso. Il casco integrale non è affatto inutile. Costituisce anzi una delle forme più efficaci di protezione per chi guida un ciclomotore a due ruote, perché protegge non solo la testa ma anche il viso, il mento e la mandibola, che sono parti particolarmente esposte in caso di caduta o urto. La sua struttura riduce le conseguenze dei traumi e offre una tutela superiore rispetto ai modelli meno avvolgenti. Rimane quindi un dispositivo di sicurezza di grande utilità, anche negli spostamenti brevi e a velocità contenuta. Il segnale raffigurato indica un divieto di sorpasso ai taxi. Falso. Il segnale raffigurato non appartiene ai segnali di divieto. Indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata ai taxi in servizio, normalmente contrassegnata anche da strisce gialle e dalla scritta orizzontale taxi. Non impone quindi alcuna prescrizione relativa al sorpasso e non vieta ai taxi di essere sorpassati. Il segnale raffigurato indica la fine del diritto di precedenza anche sulle strade urbane. Vero. Il segnale indica che termina il tratto di strada sul quale il conducente godeva del diritto di precedenza. Da quel punto in poi non si applica più la disciplina della strada con precedenza e torna, in via generale, la regola della precedenza a destra, salvo diversa segnalazione. Il suo significato vale sia sulle strade urbane sia sulle strade extraurbane. Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 5 metri dall'inizio della curva. Falso. Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra. Essendo un segnale di pericolo, viene collocato, di norma, a 150 metri dal punto in cui inizia il pericolo segnalato, non a 5 metri. Nelle strade urbane la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi, ma l'indicazione di 5 metri non corrisponde alla collocazione normale del segnale. Prima di immettere il veicolo nel flusso della circolazione è necessario controllare lo specchio retrovisore laterale sinistro, nonché verificare con un controllo visivo diretto che la strada sia sufficientemente libera dietro e a fianco del veicolo. Vero. Prima dell'immissione nella circolazione, il conducente deve accertarsi che la manovra possa essere compiuta senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Il controllo dello specchio retrovisore laterale sinistro consente di valutare la presenza e il comportamento dei veicoli che sopraggiungono da dietro, mentre il controllo visivo diretto è indispensabile per compensare l'angolo cieco dello specchio e verificare con precisione lo spazio immediatamente laterale e posteriore al veicolo. L'immissione deve quindi essere effettuata soltanto quando la carreggiata risulta sufficientemente libera dietro e a fianco del veicolo. Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un ippodromo? Falso. Il segnale indica la fine del percorso riservato agli animali da sella o da soma, come i cavalli. Segnala quindi il termine di una prescrizione relativa a un itinerario riservato a questo tipo di circolazione e non ha alcun significato collegato alla presenza di un ippodromo. Non serve a indicare impianti sportivi, luoghi di gara o strutture dedicate alle corse dei cavalli. Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica più facilmente nei veicoli più leggeri. Vero. L'acquaplaning si verifica quando tra pneumatico e pavimentazione si forma un velo d'acqua che impedisce il normale contatto con la strada, con conseguente forte riduzione dell'aderenza e della possibilità di controllare il veicolo. Il fenomeno si presenta più facilmente nei veicoli più leggeri, perché il minore carico esercitato sulle ruote rende meno efficace l'espulsione dell'acqua dal battistrada. Il rischio aumenta inoltre con la velocità elevata, con la presenza di molta acqua sulla carreggiata e con pneumatici usurati o con scolpiture poco profonde. Il segnale raffigurato invita a fare attenzione per la probabile presenza di animali domestici sulla carreggiata. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo e preannuncia un tratto di strada nel quale possono trovarsi o attraversare animali domestici, come bovini, ovini o altri animali allevati. In sua presenza, il conducente deve moderare la velocità ed essere pronto a rallentare ulteriormente o ad arrestarsi, qualora gli animali occupino la carreggiata o manifestino comportamenti imprevedibili. Il segnale raffigurato indica che il parcheggio è ammesso dalle 8 alle 20. Falso. Il segnale raffigurato indica semplicemente un'area di parcheggio. Da solo non stabilisce alcuna limitazione di orario. Per indicare fasce orarie, durata della sosta, tariffe oppure particolari condizioni di utilizzo è necessario un pannello integrativo posto sotto il segnale. In assenza di tale pannello, non si può dedurre che il parcheggio sia consentito soltanto dalle 8 alle 20. In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra, bisogna rimanere nella corsia di destra. Falso. In una strada a senso unico, per effettuare la svolta a sinistra, il conducente deve portarsi il più possibile verso il margine sinistro della carreggiata. Restare nella corsia di destra non costituisce quindi la posizione corretta per iniziare la manovra. La striscia bianca discontinua rappresentata in figura separa le corsie di marcia nello stesso senso e consente il cambio di corsia quando la manovra può essere eseguita senza pericolo. Prima di svoltare a sinistra occorre pertanto spostarsi nella corsia di sinistra, dopo essersi accertati che la strada sia libera e dopo aver segnalato l'intenzione di cambiare direzione. I motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm3 e sviluppano una velocità fino a 45 km/h. Falso. Le caratteristiche indicate, cioè motore fino a 50 cm3 e velocità massima fino a 45 km/h, appartengono ai ciclomotori e non ai motocicli. I motocicli sono veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 cm3, per questo motivo non possono essere identificati con i limiti tecnici propri dei ciclomotori. Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale. Vero. Il segnale raffigurato appartiene alla segnaletica temporanea di cantiere.
indica una corsia chiusa e segnala che, per la presenza di lavori, il traffico deve disporsi nelle corsie che rimangono libere. Il fondo giallo identifica proprio la segnaletica utilizzata in occasione dei cantieri stradali e delle deviazioni temporanee della circolazione. In presenza del segnale raffigurato, gli autoveicoli che trasportano esplosivi possono effettuare manovre di sorpasso. Falso. Il segnale raffigurato indica il divieto di transito ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili. In quel tratto di strada, tali veicoli non possono circolare. Di conseguenza, non possono neppure effettuare manovre di sorpasso. Il segnale non disciplina il sorpasso, ma vieta direttamente l'accesso e il transito ai veicoli appartenenti a quella categoria. Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste può mettere in pericolo l'incolumità di molte persone che viaggino su un treno in transito. Vero. Il passaggio a livello è un punto particolarmente pericoloso della circolazione, perché mette in relazione la strada con la sede ferroviaria. Un comportamento scorretto, come impegnare i binari con leggerezza, forzare il passaggio o non rispettare i segnali e le barriere, può provocare una collisione con un treno in arrivo. In una simile situazione il pericolo non riguarda soltanto il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, ma anche un numero molto elevato di persone che si trovano a bordo del treno. Per questo motivo, in prossimità di un passaggio a livello, occorre usare la massima prudenza, moderare la velocità e impegnarlo solo quando vi sia la certezza di poterlo attraversare completamente in condizioni di sicurezza. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo A. Falso. In questo incrocio il veicolo R non deve dare la precedenza al veicolo A. Il veicolo R deve invece dare la precedenza al veicolo N, mentre il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo R. Il veicolo N, impegnando la svolta a sinistra, si porta al centro dell'incrocio e conclude la manovra dopo il transito degli altri veicoli. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto. Vero. Quando il semaforo proietta la luce rossa, il conducente ha l'obbligo di arrestarsi prima della striscia di arresto. La striscia individua il punto oltre il quale il veicolo non può avanzare. Se tale linea manca, il veicolo non deve impegnare l'area dell'intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale. La prescrizione serve a evitare interferenze con i flussi di traffico che hanno via libera e a garantire la sicurezza della circolazione. Soccorrere un ferito della strada può significare salvargli la vita. Vero. Prestare soccorso a un ferito della strada può essere decisivo, perché un intervento tempestivo consente di attivare subito i soccorsi, limitare l'aggravamento delle condizioni della persona ferita e favorire la conservazione delle funzioni vitali fino all'arrivo del personale sanitario. Nel primo soccorso, anche azioni semplici e immediate possono quindi risultare determinanti per la sopravvivenza dell'infortunato. La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è aggravata dalla mancata copertura assicurativa. Falso. La responsabilità civile consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati dal sinistro. La mancanza di copertura assicurativa non modifica né aggrava, di per sé, questa responsabilità. Il danno resta quello effettivamente provocato. Cambia invece il fatto che il risarcimento non viene garantito dall'assicurazione nei limiti della polizza, per cui il responsabile del sinistro deve rispondere personalmente delle somme dovute, oltre alle ulteriori conseguenze previste per la circolazione senza assicurazione. Le sospensioni di un veicolo a motore servono a smorzare gli urti trasmessi dalle asperità del terreno. Vero.
Le sospensioni hanno la funzione di attenuare gli urti e le oscillazioni provocati dalle irregolarità del fondo stradale, migliorando il comfort di marcia e contribuendo alla stabilità del veicolo. Esse aiutano inoltre le ruote a mantenere il contatto con la pavimentazione, condizione essenziale per una buona aderenza e per una guida più sicura. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B transita per ultimo. Falso. Nel caso rappresentato, il veicolo P transita per primo perché non ha veicoli alla sua destra. Il veicolo B deve attendere il transito di P, ma passa prima del veicolo C. Il veicolo C, infatti, ha la destra occupata e transita per ultimo. L'ordine corretto di attraversamento è quindi PBC. Il pannello integrativo raffigurato indica una strada sdrucciolevole. Falso. Il pannello integrativo raffigurato segnala la presenza di un incidente stradale oppure un rallentamento della circolazione dovuto a un incidente. Viene utilizzato per richiamare l'attenzione del conducente su una situazione anomala e pericolosa presente sulla carreggiata, imponendo quindi una condotta prudente e una riduzione della velocità. Non indica invece una pavimentazione sdrucciolevole, che è segnalata con simboli diversi. Il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada statale. Falso. Il segnale raffigurato indica una strada con diritto di precedenza. Segnala quindi l'inizio oppure la presenza di un tratto di strada nel quale, agli incroci successivi, i veicoli che vi circolano hanno la precedenza rispetto a quelli provenienti dalle strade subordinate. Non indica la fine di una strada statale né ha alcun significato relativo alla classificazione amministrativa della strada. La fine del diritto di precedenza è invece indicata da un segnale diverso, contraddistinto dalla stessa figura barrata in nero. Si devono usare gli indicatori di direzione quando si effettua una svolta a sinistra, ma non quando si svolta a destra. Falso. Gli indicatori di direzione devono essere usati ogni volta che si effettua una manovra di svolta, sia a sinistra sia a destra. La loro funzione è segnalare con anticipo agli altri utenti della strada l'intenzione di cambiare direzione, così da evitare incertezze, pericoli e intralci alla circolazione. Per questo motivo non è corretto limitarne l'uso alla sola svolta a sinistra. Il sorpasso è vietato in caso di scarsa visibilità. Vero. In condizioni di scarsa visibilità, il sorpasso è vietato perché il conducente non è in grado di valutare con sufficiente sicurezza la presenza di veicoli provenienti dal senso opposto, la reale estensione del tratto libero davanti a sé e il tempo necessario per completare la manovra. La ridotta visibilità aumenta notevolmente il rischio di collisione frontale o di intralcio alla circolazione, rendendo il sorpasso una manovra particolarmente pericolosa. La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 100 km all'ora, deve essere di circa 15 metri. Falso. La distanza indicata di 15 metri non è corretta perché, a 100 km all'ora, il veicolo percorre in un secondo circa 28 metri. Il valore si ottiene trasformando la velocità da chilometri orari a metri al secondo. 100 per 1000 diviso 3600 uguale 27,8. Arrotondando si ottengono circa 28 metri. Per questo motivo, nella teoria della patente, la distanza minima di sicurezza a 100 km all'ora viene indicata in circa 28 metri e non in 15 metri. Una distanza di 15 metri è quindi troppo ridotta, perché non consente di mantenere un margine adeguato rispetto al veicolo che precede. In caso di frenata improvvisa, tale spazio non offre un intervallo sufficiente per reagire e arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza. Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione. Falso. Il segnale raffigurato non preannuncia una corsia di accelerazione.
Si tratta di direzione obbligatoria, che è un segnale di prescrizione, obbligo, che preavvisa l'obbligo di svoltare a sinistra al prossimo incrocio. È posto molto prima di un incrocio, sia su strade a senso unico che a doppio senso. Precede un segnale di direzione obbligatoria a sinistra, ed obbliga, non subito ma più avanti, a svoltare soltanto a sinistra. Preavvisa quindi che all'incrocio non è consentito proseguire diritto o svoltare a destra. Può essere integrato con pannello, che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo. Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, indica che il titolare può condurre un'autovettura che traina un rimorchio solo in Italia. Falso. Il codice armonizzato 96 apposto sulla patente di categoria B abilita la guida di complessi composti da un veicolo della categoria B e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, quando la massa massima autorizzata del complesso supera 3.500 kg, ma non oltrepassa 4.250 kg. Non si tratta di un'abilitazione valida soltanto in Italia. Proprio perché è un codice unionale armonizzato, rientra nel sistema europeo di riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve rendere sollecitamente libero per quanto possibile il transito. Vero. Quando il carico cade sulla carreggiata e crea un ostacolo, il conducente deve attivarsi immediatamente per eliminare, per quanto possibile, la situazione di pericolo e liberare il passaggio. La presenza del carico sulla strada può infatti ostacolare la circolazione, provocare manovre improvvise degli altri veicoli e aumentare il rischio di incidente. Occorre quindi intervenire con tempestività, adottando tutte le cautele necessarie per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. La simulazione dell'episodio 26 termina qui. Spero che questa simulazione vi sia stata utile per allenarvi meglio e capire più chiaramente gli argomenti del quiz patente B. Scrivete nei commenti quanti errori avete fatto. Se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividetelo con chi sta preparando l'esame. Ci vediamo nel prossimo episodio.